Bentornati amici di Carta Carbone, è vero, siamo mancati per un po', ma ho una spiegazione per tutto questo. Siamo andati a caccia di nuove storie e di nuovi progetti da condividere con voi. Il primo di cui vogliamo parlarvi è proprio una storia che ha dell'assurdo quasi da raccontare, ovvero una fuga in mongolfiera. Voi ce l'avete mai pensato? Beh, se voi non ci avete pensato, ci hanno pensato due coppie di amici nella Berlino del 1978. Già perché una notte d'agosto, il 13 per l'esattezza, del 1961, la città di Berlino si risveglia divisa da un muro lunghissimo e soprattutto invalicabile. Non c'è alcun modo per passare da quello che ormai è diventata la Berlino Est alla Berlino Ovest se non passando per un punto di controllo, da tutti conosciuti come il Checkpoint Charlie, dove si veniva perquisiti, controllati e lì chi era di turno decideva se si poteva passare da una parte o all'altra del muro, ma se si passava da ovest verso est non ci si poteva portare dietro nemmeno un panino con la marmellata, già perché la marmellata non era stata prodotta nella Germania dell'Est. Insomma, un vero e proprio pasticcio, ma oltre ai panini con la marmellata non potevano passare nemmeno le storie, la musica, i libri e le poesie. E anche le parole avevano un peso diverso rispetto a quelle che usiamo oggi. E allora questi quattro amici, che chiameremo Peter, Petra, Doris e Gunther, decisero di lasciare quella parte della città di Berlino Est e cercare di volare oltre il muro. Avete capito bene? Volare! E non con delle ali, ma con una mongolfiera cucita interamente da loro. I nostri quattro amici utilizzarono ben 1245 metri quadri di taffetà e non furono gli unici a scappare da Berlino Est verso Berlino Ovest in un modo così rocambolesco. No, pensate, ci fu chi utilizzò degli autobus Ariete, chi invece strisciò lungo dei tunnel lunghissimi passando per dei forni di fornai, insomma, chi addirittura scappò con delle tavole da surf. Ma credetemi, sono delle storie veramente assurde, ma che non possiamo non conoscere. E allora abbiamo deciso di costruire insieme a voi una mongolfiera nel modo più semplice che possiate immaginare. No, non vi chiederò di cucire della stoffa, tranquilli, però vi chiederò di procurarvi dei vecchi giornali, potete scegliere voi quali, se dei quotidiani, delle vecchie riviste o dei vecchi fumetti che ormai non leggete più, ma meglio dei vecchi quotidiani. Un bicchiere di carta che poi taglieremo con delle forbici. Io ho già tagliato per essere un po' più veloce, ma se non avete dei bicchieri di carta non preoccupatevi, di sicuro avrete tutti quanti la struttura del rotolo della carta igienica. Ecco, non buttatelo e dividetelo a metà, perché ci servirà un palloncino colorato, due stecchini grandi per spiedini. Se non sono così lunghi non preoccupatevi, potete usare anche dei classici stecchini da spiedino, anche quelli più piccoli, e poi della colla vinilica e delle forbici con la punta arrotondata, un pennello per usare la vostra colla e tanta pazienza. Siete pronti per costruire una mongolfiera insieme? E allora iniziamo! Per prima cosa tagliamo il giornale, o meglio una delle pagine, in strisce. Facendo questo teniamo chiuso il giornale in modo da avere la metà precisa della pagina e tagliamo in maniera orizzontale, tenendo ferma la pagina il più possibile con la mano che non usiamo per strappare. Arriviamo fino al limite e procediamo. Io ho già tagliato delle strisce, ma per essere più veloci questo lavoro lo potete fare strappando più pagine contemporaneamente. Una volta che avete finito di strappare tutta la pagina, andate a separare
le strisce che avete creato. In questo modo, se anche qualche pezzo rimane attaccato, strappatelo, ci servirà. Così. Una volta che abbiamo preparato il rivestimento per il nostro palloncino, andiamo a gonfiarlo. Quanto deve essere grande? Ma deve essere molto grande, deve essere molto piccolo? Beh, per la grandezza usate il palmo della vostra mano. In questo modo iniziate a gonfiare il palloncino e usate come scudo appunto la vostra mano, così. Una volta che tutto il palmo sarà ben distribuito sul palloncino, quello è il segnale che potete andare a chiudere con un nodo ciò che poi diventerà il nostro pallone. Bene, palloncino gonfio, strisce di giornale pronte, non ci resta che usare la colla vinilica. Con un pennello e appunto con la colla, se non ne avete abbastanza, potete anche diluirla con dell'acqua, anzi forse è meglio mettere un tappino d'acqua. Sapete perché? Perché quello che andremo a fare sarà un po' della cartapesta e dovremo ricoprire tutto il nostro palloncino con i ritagli del foglio di giornale. Più ritagli avete, quindi più strati farete, più il vostro pallone sarà solido. E andiamo a iniziare. Col pennello distribuiamo la colla sul palloncino. Non abbiate paura, il palloncino non scoppierà. Una volta che avete passato più colla possibile sulla superficie del pallone, iniziate a ricoprire il tutto con il giornale. Partite dalla parte bassa, quindi da dove avete fatto il nodino, per arrivare fino al centro e con una mano aiutatevi e premete la carta in modo che aderisca alla plastica. Non abbiate paura di sporcarvi le mani, anzi dopo vi divertirete. Allora, procediamo così. Una volta che il primo strato di carta è stato incollato, la colla andiamo a posizionarla sia sulla carta che sul palloncino. Questo permetterà al foglio di giornale di aderire maggiormente, vedete, alla plastica, ma soprattutto si rinforzerà ogni volta che andrete ad apporre sopra al palloncino un altro pezzo di carta. E anche qui partiamo dal basso verso l'alto e ci aiutiamo sempre con le mani e pressiamo e continuiamo. Se ci sono degli spazi non incollati, cerchiamo con il pennello di aiutarci. Ripeto, se avete anche dell'acqua mettetela, non esagerate però, perché altrimenti poi rischiate che tutto scivoli e che nulla si attacchi. Una volta che avete ricoperto il vostro palloncino con più strati di giornale, allora è il momento di fare merenda. Già, perché una volta che il palloncino è stato ricoperto e la carta di giornale è ancora un po' bagnata, quello che dobbiamo fare è aspettare e farlo asciugare. Quando il palloncino asciugherà, quindi quando la prima parte del nostro lavoro sarà conclusa, il risultato sarà questo. Voi direte, ma è tutto ammaccato? Certo, perché il palloncino, una volta che si asciuga, va un po' a sgonfiarsi. Ma non vi preoccupate, perché ho una soluzione anche per questo. Innanzitutto andiamo a estrarre il palloncino. Quindi con le forbici facciamo un piccolo taglio e facciamo uscire l'aria che è rimasta ancora dentro il pallone. E poi andiamo a estrarre tutto. Mi raccomando, questo poi va buttato nella plastica, E voi direte, ma il nostro pallone è ammaccato. Beh, in realtà quando i nostri 4 amici cercarono di scappare per la prima volta, la mongolfiera cadde, ma ne costruirono subito un'altra e fecero così. Intanto, dalla parte nel buco dal quale abbiamo estratto il palloncino, andiamo a
allargare un pochino con le forbici, così direi a occhio, la struttura del pallone. Se non vi sentite sicuri, qua fatevi aiutare da qualcuno. Poi con uno degli stecchini che poi useremo come funi per il nostro per la nostra mongolfiera, andiamo a tirare su piano le parti che rimangono un po' affossate, ed ecco che magicamente la nostra mongolfiera prende forma. Se non avete gli stecchini lunghi, potete usare un pennello o comunque un oggetto che vi permetta di arrivare dove la parte è, diciamo, un po' schiacciata. Ed ecco che la forma del pallone torna praticamente come l'inizio. Ovviamente è un po' delicato, quindi fate attenzione. Per quello vi dico anche di fare più strati possibili con la carta, in modo anche da evitare questo passaggio. Quindi con la vinilica e giornale fin quanto potete. Che cosa succede adesso? Ovviamente il pallone è pronto, ma ci serve il cesto, e per il cesto appunto io ho usato un bicchiere. Questo era un bicchiere alto, l'ho tagliato con le forbici. Ognuno di voi potrà scegliere quale dovrà essere l'altezza del cestello. Ripeto, se non avete un bicchiere va benissimo anche il rotolo della carta igienica. Ovviamente questi bastoni sono molto lunghi, questi stecchini, perciò intanto taglieremo la punta con delle forbici. Qua fatevi aiutare perché vedete sono abbastanza difficili. E poi una volta che li sistemiamo in maniera parallela tra di loro, cerchiamo il centro e tagliamo a metà. Una volta che taglierete a metà i vostri stecchini, questo sarà il risultato. Otterrete 4 funi. Ovviamente, come spezzerete gli stecchini, ci sarà bisogno di sistemare un pochino con le forbici magari delle parti di legno che rimangono un po' sporgenti. Allora, vi consiglio, prima di apporre gli stecchini, quindi di incollarli al bicchiere o al vostro rotolino, di guardare bene quanto allargare l'uscita del pallone. Ecco qui. Ora speriamo vada bene. Con la colla a caldo invece andremo a fissare i nostri stecchini all'interno del cesto. Qua attenzione, fatevi aiutare perché sapete bene che la colla a caldo sulle dita non è proprio piacevolissima. Ecco qua, una volta che avete attaccato anche gli stecchini al vostro cestello, quindi al bicchiere o al rotolino, aspettate che la colla faccia presa.
Avete già fatto merenda, perciò che fare se non venire qui al Centro Servizi Culturali di Macomer e prendere in prestito il film o il libro che raccontano questa avventura pazzesca, ovvero Balloon e la città del muro. Ovviamente potreste anche ascoltare una canzone che racconta quello che è successo, è in tedesco, ma è molto orecchiabile e ballabile. Si intitola 99 Luftballons ed è dei Nena. Beh, una volta che vi siete ricaricati, rigenerati e avete scoperto se i nostri amici e le loro famiglie sono riusciti a passare da Berlino Est a Berlino Ovest, beh, allora non ci resta che montare con molta pazienza e attenzione il resto del nostro pallone. Questa è sempre una parte un po' delicata e complicata. Potrete decidere se con un pennello e della tempera dare anche un colore al vostro lavoro, oppure se lasciarlo così. Noi abbiamo deciso di lasciare le parole, però a voi la scelta e soprattutto buon viaggio nelle storie da carta carbone.